Ricordate quando vi avevo detto che Iannone non trovava una Ducati e per questo stava andando in direzione Yamaha e che Dorna non lo avrebbe consentito perché non si poteva permettere di avere uno Iannone non competitivo perché Iannone è troppo importante per la Superbike? Una di queste cose sta per succedere, mentre l'altra invece non sta per succedere più. Iannone ha trovato una Ducati e quindi Dorna sarà contenta. Una Ducati però con un po' particolare, con molto blu. Volete tutti i dettagli dell'operazione, costi inclusi? E io ve li do, ok? Dai. Ciao da Mister Helmet, parliamo di Iannone e del fatto che voleva, per essere competitivo, una Ducati ufficiale, molto vicina a quella ufficiale e soprattutto non voleva più pagare per correre, anche se va detto che Coileven aveva spiegato che Iannone non pagava per correre, ma pagava per avere tutti quegli extra che i team clienti non avevano, ma gli ufficiali sì. Insomma, aveva molte pretese, giustamente Iannone. Questo va detto ad onore di Coileven. Non sappiamo se poi Iannone abbia onorato o no il suo impegno per quegli extra, ma immaginiamo di sì e comunque la stagione non è ancora finita. Non è questo il momento di preoccuparsi. Okay? Però alla fine, per la stagione prossima, non trovando una Ducati, Iannone stava trattando con Yamaha GFT e questo a Dorna non piaceva. Dorna però ha smentito e Gregorio Laviglia in persona ha spiegato in un'intervista con me, che mai Dorna si sarebbe messa in mezzo per una cosa simile. Guardate pure l'intervista a Laviglia, ve la linko. Liberi di crederci o no, insomma, Dorna non ne avrà bisogno perché Iannone ha trovato una Ducati e non una Ducati qualsiasi, ma una Ducati top, quasi come quella ufficiale, anzi, mi sa proprio uguale, solo che sarà con molto blu e vi spiego tutto dall'inizio. Okay? Due team Ducati non faranno l'anno prossimo la Super Sport. Si parte da qui, poi capirete perché. Barney non farà la Super Sport e aggiungerà ad una moto in Superbike per Montella, che correrà insieme a Petrucci. Anche Aruba, in teoria, non farà la Super Sport, solo che Aruba due Superbike le ha già e sono quelle di Bautista e Bulega. Okay? Adesso inizia la parte dei rumors e della ricostruzione della vicenda che è oggetto di questo video, con le informazioni che ho io a mia disposizione. Non sono proprio sicuro, però ipotizzo fortemente e vi ricostruisco una situazione che vedrete andrà a finire abbastanza così, ok? Il posto di Huertas in Supersport sarà tenuto da Phil Racing, che è l'azienda che mette in pista le Ducati che sappiamo, che al posto della Supersport per Huertas, perché sappiamo che Huertas va in Moto 2, andrà in Moto 2, farà una Superbike, naturalmente Ducati, apposta per Iannone, che è quello che Iannone ha sempre voluto dall'inizio. Questa è un'operazione costosa, ok? È un'operazione costosa e sarà pagata da due sponsor importanti che da anni sono in Superbike, anche se uno è presente da molto più tempo rispetto all'altro. Il primo è Pata, quello che fa le patatine fritte, gli snack buonissimi. E il secondo è Prometeon, che poi è la succursale di Pirelli, che fa pneumatici per mezzi pesanti. Da qualche anno, no, è presente in Superbike. Cosa hanno in comune questi sponsor, oltre ad avere molto blu come colori aziendali nei loghi, no? Il fatto che hanno sponsorizzato sempre dei team, ok? Ma che hanno avuto sempre anche la passione per piloti di un certo tipo, no? Piloti importanti, piloti interessati, con molto carattere, anche se legati, no, a volte a team diversi da quelli che sponsorizzavano e sponsorizzavano, cioè sponsorizzavano il team con quei suoi piloti più altri piloti che gli interessavano. Pata, infatti, ha sponsorizzato un sacco di piloti in passato, un intero trofeo, delle moto di alcuni team e ha sponsorizzato Honda, ha sponsorizzato
Yamaha nel presente ha sempre avuto, diciamo, un debole per i piloti top, ad esempio Ray, ma tanti altri, non mi metto a nominarli tutti. Prometeo sponsorizza Yamaha, ma prima la sponsorizzava anche quando c'era Razgatlioglu, ma ha seguito lo stesso Razgatlioglu anche adesso su BMW, sponsorizzando proprio il singolo pilota. Sono scelte aziendali di legarsi a personaggi importanti e interessanti all'interno del campionato, in cui loro fanno poi anche altre sponsorizzazioni, magari il Gran Premio o hanno della cartellonistica, cioè è una sponsorizzazione studiata e, diciamo così, globale, con tutta una concezione di marketing ben precisa, con le idee chiare. Ok. Dicevo questo, che Prometheon ha seguito anche Razgatlioglu. E cosa hanno in comune, oltre ad avere il blu e a sponsorizzare dei team e dei piloti, questi sponsor che ho nominato, ovvero Pata e Prometeo? Questi due sponsor sponsorizzano Iannone, sono innamorati sponsoristicamente di Iannone e questi due sponsor pagheranno a Iannone una Ducati messa in pista da Phil Racing, che ricordiamo sarà dello stesso livello, insomma, Phil Racing è l'azienda leader che si occupa per Ducati di schierare le Superbike. Ok, quindi del livello di quelle di Bautista e di Bulega. Chi ci guadagna in tutta questa operazione? Ovviamente Iannone, poi ci guadagna anche Dorna e lo spettacolo oltre a noi appassionati, perché ci sarà una terza Ducati praticamente ufficiale, molto simile, se non uguale a quelle alle migliori Ducati che saranno schierate in pista. Chi ci rimette? Yamaha, che probabilmente perderà come team questo doppio sponsor, perché a meno che questi non si impegnino veramente in una sponsorizzazione esagerata e smisurata, e magari qualche altro pilota che veniva sponsorizzato come singolo, no? Da Prometeo e da Pata, Prometheon e da Pata. O forse magari mi sbaglio, non lo so, ma in teoria dovrebbe andare così. E ci rimette ovviamente anche Go Eleven, che ha fatto una stagione, no, con Iannone e verrà poi mollata da Iannone con tutto quello che ne deriva. Insomma, chissà che magari Go Eleven non finirà per prendere Rinaldi, salvandolo così dal BSB, che è pericoloso, anche perché con Rinaldi si era trovata molto bene. Valore dell'operazione di Iannone con una Ducati by Phil Racing, quindi con il top di gamma che Ducati può offrire in Superbike, 1 milione di euro, dicono. Ora io non so se ho ricostruito tutto correttamente, fedelmente nei dettagli, ma vi assicuro che molto di quello che vi ho raccontato andrà in questo modo qui. Molto non è stato ancora definito dal punto di vista dei dettagli, eccetera, ma Roberto Righi, che è l'amministratore delegato di Promethean, è a Cremona e sta definendo la cosa. L'ho anche visto, mi ha visto. Ciao. E quindi, nel frattempo Aruba, che qualcuno dice sia arrabbiata per non aver potuto Aruba fare la wild card in MotoGP, perché quest'anno le wild card non si sono fatte e Aruba ce l'aveva in conto questa sponsorizzazione qui, e era un po' arrabbiata, non si è accontentata del cambio merce con la cartellonistica e altre cose che gli sono state date in cambio per rasserenarla. Quindi Aruba non ha ancora rinnovato con Ducati come sponsor, ma questa però è un'altra storia. Okay? Ah, volete vedere come potrebbe venire la moto di Iannone sponsorizzata da Pata e da Prometheon? Ecco qui, così l'ha fatta per noi. Guardatela qua. Che ne dite? Vi piace? Ciao da Mr. Emmett.